dopo, arrivederci. Mi trovi Bond? Dov'è adesso? Si sta avvicinando al molo Kingsley. In collegamento. Tanner. Ho Bond in linea. Gli chieda di Slade. Vuole sapere di Slate? Dille che Slate è un binario morto. Slate è un binario morto. Collegamento terminato. Maledetto, l'ha ucciso. Mi trovo al Barbican Center. Da questa piazza M e Tanner telefonano a Bond, che si trova in motocicletta ad Haiti. M e Tanner arrivano da questo punto. Rieccoci a Londra per continuare l'analisi delle location dei recenti film di 007 interpretati da Daniel Craig. Analizziamo ora le restanti pellicole e siamo partiti da Quantum of Solace del 2008, dal momento che il precedente, Casino Royale, di 2 anni prima, non venne girato sul suolo britannico. Abbiamo già trattato le location senesi del secondo film con Daniel Craig, così come abbiamo già visto in dettaglio le numerose ambientazioni londinesi inserite nella trama del successivo Skyfall del 2012. Passiamo quindi a Spectre del 2015. Anche per questa avventura abbiamo già visto in un precedente episodio le location italiane, per la precisione a Roma. Eccoci quindi nel centro di Londra, ma prima di proseguire mangiamo un boccone. Eccomi, mi trovo a Covent Garden davanti al ristorante Rooms, il ristorante più antico di Londra, dove di solito cena M da solo di notte. Pare che qui abbia un tavolo riservato sempre il capo dei servizi segreti britannici, M. Cercheremo il suo tavolo all'interno. Buonasera, signore. Mi scusi se interrompo la sua cena, ma abbiamo delle novità. Buonasera, signore. Usando lo Smart Blood, ho rintracciato Bond in un punto qui, in Nord Africa. È appena finito una indimenticabile cena da Rules. Sembra una casa museo, ricorda un po' il Vittoriano di D'Annunzio. Cancelli tutti i file dello Smart Blood. Cancelli tutto. Adesso è solo. Siamo dietro Trafalgar, questo è il punto dove Bond e Madeleine si dicono addio alla fine di Spectre e Madeleine viene subito catturata, quindi mai dire addio a Bond. Vediamo infatti Bond M che può uscire da questa safe house, a questo punto. E siamo giusto dietro Trafalgar Square. Laggiù c'è la National Gallery e la Malaysia House, vista in The Living Daylights. La targa all'esterno di questa casa sicura ci rivela che il suo nome è Hildebrand, citazione e omaggio al racconto breve di Ian Fleming, La rarità Hildebrand, pubblicato nella raccolta Solo per i tuoi occhi del 1960. Il climax del film, col confronto Bond-Blofeld, avviene su questo ponte, il Westminster Bridge, dove siamo già stati sempre in un precedente episodio. Alla fine di Spectre, quando Bond e Madeleine partono a bordo della Aston Martin, la macchina è parcheggiata proprio qua, al numero 55 di Whitehall. E passiamo infine all'ultimo film, No Time to Die, del 2021.
Peccato per il camion, perché in No Time to Die Bond parcheggia qua, al numero 4, per recarsi negli uffici qui, nel Ministero della Difesa. Quello laggiù è il Corinthia Hotel, che tanti pensano essere la sede dell'MI6, perché nei primi fumetti degli anni 50 venne usato come traccia per la striscia di fumetti. Mentre qua sopra ci sono le due colonne che si vedono alla fine di Skyfall, le due torri col panorama su Londra, perché questo è il vecchio War Office che fa da sede dell'MI6 in Octopussy e in bersaglio mobile. Proviamo a entrare. Se mi chiedono il nome dirò Bond, non capiranno e aggiungerò James Bond. Nome? Bond. James Bond. Vediamo Madeline recarsi al lavoro attraversando il mall fino al suo studio, al numero 10 di Carlton House Terrace, dove incontrerà Safin. Carlton House Terrace, numero 10. Madeleine Swan, davvero? Sì, abbiamo preso le sue informazioni sul serio, ma è stato 5 anni fa. Non è uscito nulla. È molto in gamba, è brava a nascondere le cose. È una risorsa utile, l'unica psichiatra con cui Blofeld parli. Ho dovuto esercitare il mio È giudizio. proprio questo il problema. Ok, quello è l'Hammersmith Bridge. Mi trovo in una parte abbastanza occidentale di Londra e in questo angolo, dove questi ragazzi stanno bevendo, avviene l'incontro tra M e 007. Signore. Signore. Bond. Allora è vero. Ti trovo bene. Tanner? Signore, ci sono sviluppi. Ma questa è comunque una buona location per film, perché proprio in questo punto, in questo pub, The Rutland Arms, hanno girato anche una scena di Bohemian Rhapsody, il film sui Queen. Curiosamente l'attore Rami Malek, che interpreta Safin proprio nell'ultimo film di 007, lo abbiamo già visto qui, nella sua interpretazione di Freddie Mercury, nel biopic sulla rock band inglese. Voglio fare colpo, tesoro. Sembri una lucertola incazzata. Sei un capolavoro molto discreto. E ci voli pure? Me lo presti per andarci in chiesa? Allora, ricapitolando, abbiamo visto il Frobisher Crescent, ovvero l'edificio a forma di mezzaluna del Barbican Center, che fa da sfondo quando M e Tanner telefonano a 007 nel film Quantum of Solace. Per Spectre ci spostiamo nell'area di Covent Garden, da Rose, dove è solito cenare il nuovo M. Verso la fine della storia, Bond e i suoi alleati si ritrovano presso la casa sicura Hildebrand, vicino a Trafalgar Square. Il confronto tra Bond e Blofeld avviene sul Westminster Bridge, mentre la scena finale, quando 007 parte insieme a Madeline a bordo della Aston Martin, è girata al numero 55 di Whitehall. Nell'ultimo No Time to Die, uscito nel 2021, Bond fa ritorno nella sede dei servizi segreti, ora ubicata presso il Ministero della Difesa, come peraltro già visto 40 anni prima nel film Solo per i tuoi occhi, e lo tratteremo nella prossima puntata, insieme ad altre sedi della Universal Exports. Lo studio dove lavora Madeline si trova al numero 10 di Carlton House Terrace, e infine il nostro eroe incontra M nelle vicinanze del Hammersmith Bridge.
Naturalmente le location londinesi non finiscono qui. Come abbiamo ormai visto in numerosi episodi, la capitale inglese, essendo la casa di 007, è tutta una Bond location. E conto di tornarci presto per scovare altre ambientazioni. Quindi, a presto, con nuove location bondiane.